Secondo voi il mio pollice è verde? Ma visti i risultati non direi proprio. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di nuovo di Runpoint, che è una società che realizza sistemi di irrigazione intelligenti. Io in un altro video già vi ho fatto vedere come annaffiare in modo smart il giardino di casa, oggi invece andiamo a vedere come evitare questo, che si secchino i fiori all'interno dei nostri vasi. E lo facciamo insieme a quest'altro sistema di irrigazione. Eccolo qui, naturalmente sempre Runpoint. Come possiamo vedere qui abbiamo un pannellino solare orientabile, questo quindi già ci fa capire che all'interno abbiamo una batteria che si ricarica tramite il pannello solare. Qui dietro abbiamo una staffa per attaccarlo alla ringhiera o direttamente al vaso, due tasti, uno per andarlo a configurare, uno per accendere il dispositivo e due tubicini in e output, perché questa è una pompa, quindi che significa che non prende l'acqua direttamente dal rubinetto della vostra abitazione ma da un recipiente e quindi grazie a questo sistema potete veramente installarlo ovunque. Adesso quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Naturalmente per far funzionare questo sistema di irrigazione abbiamo bisogno di questo piccolo hub che va collegato al wifi 2.4 GHz, alimentato tramite cavetto USB tipo A, USB tipo C che naturalmente viene fornito. Grazie a questo potremo andare ad impostare il nostro sistema di irrigazione, quindi andare a settare gli orari, accenderlo in qualsiasi momento, quindi possiamo effettivamente andarlo a controllare da qualsiasi punto del mondo ci troviamo. Andando avanti abbiamo questo tubo lungo 10 metri che serve appunto per andare a realizzare il nostro impianto di irrigazione. Abbiamo questo filtro da applicare all'ingresso per evitare che le impurità entrino all'interno della pompa. Abbiamo questa valvola da applicare invece all'uscita del tubo per evitare che l'acqua torni indietro. Abbiamo poi due cavetti USB tipo A, USB tipo C, uno serve appunto per andare ad alimentare il nostro hub, può anche essere collegato direttamente alla porta USB di tipo A del nostro modem router, e quest'altro cavetto invece serve per andare a ricaricare la batteria se non vogliamo utilizzare il pannello solare. Sempre andando avanti abbiamo questi accessori che vanno appunto inseriti all'interno del terreno e come possiamo vedere l'acqua uscirà da questi buchi e andrà direttamente alle radici. Questo ci permetterà di avere un'irrigazione molto più accurata, precisa e di risparmiare acqua. E in quest'altra bustina abbiamo tutto il resto che serve per andare a completare il nostro impianto di irrigazione. Sempre all'interno della scatola troviamo una guida rapida e il libretto delle istruzioni. Nella guida rapida, molto importante, ci illustra come andare ad installare il dispositivo rispetto al recipiente. Quindi vediamo che la distanza tra il dispositivo e il recipiente, quindi il dislivello, non deve essere maggiore di 5 metri e che comunque il recipiente di acqua non deve mai essere posto sopra al nostro dispositivo. Qui dietro abbiamo il QR code da scansionare per andare a scaricare l'applicazione compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple. Una volta che l'abbiamo scaricata basterà inserire una propria mail per creare un account molto semplice, e anche per andare ad inserire i dispositivi basta seguire la procedura guidata, è veramente semplicissimo. Mentre in quest'altro libretto andiamo a leggere le specifiche insieme. Vediamo che il dispositivo è in grado di pompare 30 litri di acqua al minuto, lavora a una pressione di 0.3 bar, lavora con il wifi 2.4 GHz come avevamo già detto, è IP54. Questo significa che è resistente agli schizzi e alla polvere ma che non può essere immerso in acqua, e ha una batteria da 2600 mAh che può essere ricaricata sia col pannello solare o sia con l'alimentatore del nostro telefono. Ultima cosa che non vi ho detto, Runpoint mi ha inviato anche questo sensore di temperatura e di umidità. Il sensore si alimenta tramite due batterie AA non incluse in confezione e grazie a questo sensore che andremo ad installare all'esterno sapremo sempre temperatura e percentuale di umidità presente all'esterno della nostra abitazione. Ora raccogliamo tutto e andiamo a fare un piccolo test. Ed eccoci pronti, ho un recipiente pieno d'acqua dove poter andare ad attaccare il mio dispositivo, bicchiere dove finirà l'acqua, ho già collegato il mio hub all'alimentazione, quindi adesso prendo il mio telefono, apro l'applicazione, vi faccio vedere che sotto il giardino ho i dispositivi che già ho recensito, mentre su balcone ho l'hub che è collegato, ho chiamato vaso l'irrigatore e il sensore Runpoint, eccolo qui. Quindi attualmente mi dice che dentro questa stanza ci sono 24 gradi e un 57% di umidità. Allora, cosa facciamo? Andiamo a liberare il tubo, abbiamo detto il tubo è lungo 10 metri, quindi 1. Allora, una parte del tubo la andiamo a collegare ad un'estremità, quindi in. Ok. Prendiamo, non so, un 10 cm, tagliamo e qui andremo a mettere il filtro. Quindi filtro inserito e lo andiamo ad inserire all'interno del contenitore. Come ho detto, il filtro serve per evitare che vengano pescate impurità. Poi questo invece lo lasciamo tutto intero, quindi andremo ad inserire la parte out
qui. Adesso dovremo andare a mettere la valvola di non ritorno per evitare che l'acqua torni indietro, quindi andiamo anche a mettere la valvola, tagliamo un pezzettino. La valvola va inserita in questo verso, quindi spingiamo 1, 2 e la parte finale dei 10 metri la mettiamo nel bicchiere. Diciamo che siamo pronti. Adesso da applicazione andiamo su vaso, come l'ho chiamato, facciamo irrigazione. 30 secondi, confermare. È partita. Naturalmente 10 metri di tubo sono tanti. Ed ecco l'acqua. Ha anche una bella, insomma, portata per essere 10 metri di tubo. E lo stoppiamo. Una volta che il tubo è pieno, se io lo faccio ripartire, conferma, l'acqua esce subito. Quindi solo nel primo caso, quando dobbiamo riempire il tubo, ci impiega un pochettino di tempo. Io per il momento l'ho configurato con l'assistente intelligente Google, quindi ok Google, accendi vaso. E il vaso parte. Ok, spegni vaso. Quindi abbiamo visto che funziona anche con un assistente intelligente e se io volessi, diciamo, avviare manualmente il dispositivo, qui abbiamo il tasto, lo premo e lui si avvia manualmente. Per spegnerlo, stessa cosa. Adesso concentriamoci un attimino sull'applicazione. Sotto balcone ho i 3 dispositivi, Run Hub, vaso, che è l'irrigatore e il sensore. Se vado sotto Run Hub, nelle impostazioni posso andare a cambiare il nome, ma io naturalmente lo lascio così, posso vedere l'ID e la versione firmware. Se torno indietro, sotto vaso, che è l'irrigatore, nelle impostazioni, anche qui posso andare a sostituire il nome, informazioni sul dispositivo, posso andare a vedere il livello della batteria, in questo caso è normalità, posso andare ad aggiungere altri sensori, poi se torniamo indietro, invece se vado sotto il sensore posso appunto andare a leggere temperatura e appunto l'umidità e sotto grafico posso anche andare a vedere il grafico in base al giorno. Qua abbiamo detto se torno indietro da vaso, quindi da irrigatore, posso andare a far partire l'irrigazione, posso decidere di farla partire subito e decidere anche il tempo, adesso lasciamo così, sotto piano posso andare a impostare un piano giornaliero oppure personalizzato, qui posso veramente andare a decidere tutto quanto. Quindi dal mio punto di vista questo sistema di irrigazione è veramente completo, ma non avevo dubbi che fosse anche funzionale perché avevo già testato l'altro sistema di irrigazione per il giardino e va veramente bene. Amici, come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Il video termina qui, se avete delle domande o curiosità lasciatele nei commenti, ci vediamo al prossimo video sperando di avere tantissimi fiori nei miei vasi. A presto, Flavio!